To all of you and thank you for being here. Come avete visto, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha immediatamente accettato l'invito che le avevo formulato a venire qui a Lampedusa per rendersi personalmente conto della situazione. As you've seen, President of the European Commission Ursula von der Leyen has immediately accepted the invitation I had extended to her to come and see firsthand directly what the situation is here in Lampedusa. Ma voglio dire che io non considero questo tanto un gesto di solidarietà dell'Europa verso l'Italia, lo considero piuttosto un gesto di responsabilità dell'Europa verso se stessa, perché questi sono i confini dell'Italia, ma sono anche i confini d'Europa. But I would like to add and say that this gesture, I don't consider it as being a solidarity gesture by Europe towards Italy, but rather a gesture of responsibility by Europe towards itself, because these are the borders of Italy, for sure, but they are equally the borders of Europe. E se qualcuno in Europa pensasse che di fronte alla crisi globale che noi stiamo affrontando, la questione si potesse risolvere semplicemente chiudendola all'interno dei confini italiani, chiaramente prenderebbe un abbaglio. Noi siamo di fronte a una portata tale in tema di flussi migratori che se non lavoriamo seriamente e tutti insieme sul contrasto alle partenze illegali, i numeri di questo fenomeno travolgeranno prima gli stati di frontiera, ma poi tutti gli altri. E quindi il problema è un problema che inevitabilmente coinvolge tutti, che da tutti va affrontato, e la presenza della Presidente della Commissione von der Leyen questa mattina credo dia questo segnale di consapevolezza. However, if somebody here in Europe were to think that these global crises that we are tackling and facing could be just solved within the Italian borders, within the Italian borders, then it would be a very big and huge mistake on their side, because this massive flow of immigrants is something which requires the involvement and the responsibility by everybody to be tackled, because it's going to affect certainly the border, the frontier countries, but it will soon also involve all of the other countries. So we are all involved in this. We are all involved in trying to tackle and deal with this situation. And therefore, the presence of President von der Leyen is a sign of awareness in this respect. Qui è in gioco il futuro che l'Europa vuole darsi, perché il futuro dell'Europa dipende dalla capacità che l'Europa ha di affrontare le grandi sfide epocali del nostro tempo, e quella dell'immigrazione illegale è sicuramente una di queste sfide epocali. Il Presidente von der Leyen lo sa molto bene, per questo voglio anche dire che l'ho trovata collaborativa dall'inizio del nostro lavoro, l'ho sempre trovata collaborativa e credo che questo sia molto importante. What is at stake here is the future that Europe wants to set for itself, and it is very important to be able to tackle the huge, massive challenges which lie ahead for us, especially in terms of illegal immigration, what illegal immigration as a challenge represents for us. And President von der Leyen knows this very, very well, and since the beginning of our work, I found that she has been always very extremely cooperative in this respect, and I think it is extremely important. Servono soluzioni serie, complesse, durature, e serve anche che lavoriamo tutti nella stessa direzione, perché non avrebbe molto senso vedere una parte d'Europa che si impegna e lavora per trovare quelle soluzioni e un'altra parte di Europa che per ragioni ideologiche lavora per smontare quel lavoro e quelle soluzioni. It is important to work out solutions which have to be serious, complex and lasting, and we need to all work for the same aim, for the same purpose, developing the coordinated solutions, because it would be meaningless if we were to have a part of Europe working to develop and implement solutions and another part of Europe, because of ideological reasons, working to disassemble and dismantle them. Io continuo a dire che di fronte ai flussi che l'Italia sta affrontando, che l'Europa affronta, noi non risolveremo mai
il problema parlando di come redistribuire i migranti all'interno dei confini europei. L'unico modo per affrontare seriamente il problema e per non far sì che la soluzione per una nazione voglia dire creare un problema a un'altra nazione è lavorare sulla dimensione esterna e fermare le partenze illegali degli immigrati. Questo è quello che ci chiedono i cittadini europei, ma voglio dire che è anche quello che ci chiedono gli immigrati regolari, tanti immigrati regolari che vivono in Europa, e quello che ci chiedono i rifugiati, chi ha davvero diritto a essere rifugiato, perché non sempre ci siamo potuti occupare di tutti, anche per il problema che avevamo con l'immigrazione illegale. And I continue to repeat that we need to tackle these increasing flows of immigrants at Italian, at European level. But what is needed is certainly not the solutions looking for just how to redistribute the migrants within Europe, because we would never be able to solve the problem. If we want to really and seriously tackle this problem, and we need to start from we need to tackle the external dimension. We need to stop the flows, the inflows of illegal immigrants, because we cannot find a solution which can be favorable for one country and be at the detriment of another country. It is very important to stop the inflow of irregular migrations. This is what is being asked from us also by the regular migrants and for the asylum seekers or the refugees, those who are entitled to have an asylum. And unfortunately, also because of this problem, sometimes we didn't have the opportunity of dealing with their problem in the proper and appropriate way. Quali sono queste soluzioni, queste proposte? Quelle che l'Italia porta avanti dall'insediamento del nuovo governo e su cui abbiamo trovato un lavoro comune con la Presidente della Commissione europea, accordi strutturali con i paesi del Nord Africa per fermare le partenze, anche per evitare il dramma delle morti in mare, lotta più incisiva contro i trafficanti di esseri umani, anche uniformando le legislazioni dei paesi coinvolti. Ricorderete che abbiamo organizzato una conferenza sullo sviluppo e la migrazione con tutti i paesi del Mediterraneo allargato, anche e soprattutto per lavorare su questo fronte. Quote di immigrazione legale concordate soprattutto con i paesi che collaborano al contrasto della migrazione illegale, una efficace missione europea navale per contrastare gli scafisti e le partenze irregolari, e strumenti più efficaci di rimpatrio degli immigrati illegali che vengano messi in campo dall'Unione Europea, non dai singoli Stati nazionali. E poi credo anche, ne parleremo questa settimana, che anche un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite sia a questo punto assolutamente necessario. Which are the solutions, which are the proposals? First of all, we need to work together, we need to work out a common system, we need to work out structural agreements. We need to strike agreements with the North African countries to try and stop the inflow of the boats, the inflow of illegal immigrants by boats, and to prevent and avoid death at sea. And we need to fight smugglers, and we need to do that also through a standardization or uniformization of the legislations of the countries. We've also, as you probably know, organized a conference on the development and the issues of migration, which involved also the countries from the extended Mediterranean to try and find a solution. And we need to, as we said, we need to fight illegal immigration and illegal smugglers. We need to work out also a mission, a naval system, a mission to fight the smugglers, and we need to implement better systems for the return of illegal migrants to their country of origins. It needs to be done at European Union level and not simply at country level. Another thing which we are going to discuss in the next week is certainly the involvement of the United Nations in this process.
I primi segnali di questa strategia che è condivisa dall'Unione Europea, dal Consiglio Europeo, questo dicono le conclusioni del Consiglio Europeo, è il memorandum che noi abbiamo siglato con la Tunisia, segnale molto importante per il quale voglio ringraziare Ursula von der Leyen, sul quale bisogna oggi riuscire a essere veloci e incisivi per l'implementazione e la realizzazione del memorandum, che può essere propedeutico, come la Presidente anche ha detto, ad altri accordi con altri paesi del Nord Africa e dimostra un'Europa che offre il proprio contributo chiedendo un contributo di responsabilità in cambio. And a important sign of this strategy, which is also shared by the European Union, and is shared by the European Council, as proven by the conclusions drawn by the European Council meeting, is the memorandum that we've signed with Tunisia, which is extremely important. It's an extremely important signal, and I would like to thank President Ursula von der Leyen for this. But we need now to be able to to be fast and efficient in implementing this memorandum, and we need to be able to discuss this also with the other countries in the Northern African part. We need to show that Europe is offering a contribution, but in return Europe is asking for taking on of responsibility. Sono i temi che porteremo al prossimo Consiglio europeo di ottobre. Confido che le soluzioni arriveranno, anche perché in questi giorni ho parlato con diversi leader del Consiglio europeo e sono ottimista sul fatto che la posizione italiana, insomma la posizione che vi ho raccontato, sia ampiamente condivisa anche in seno al Consiglio europeo. These themes will be brought to the European Council meeting, which will be held in October, and I do hope there will be solutions being developed. I'm quite confident that this is going to be a positive outcome of it, also because I've discussed this with the other European leaders, the European leaders of the other EU member countries, so I'm quite positive that there will be a follow-on on what I've just described, and that we will be then work on a shared basis. Intanto confermo che nel Consiglio dei Ministri di domani noi porteremo la norma per estendere al massimo consentito dalle regole europee il trattenimento ai fini del rimpatrio di chi arriva irregolarmente in Italia, e daremo mandato al Ministero della Difesa di attivarsi immediatamente per realizzare le strutture che sono necessarie. I would like to inform you also that tomorrow in the Council of Ministers meeting we will submit the provision which extends to the maximum length possible allowed by the European rules for the holding a stay. And I will give mandate to the Ministry of Defence for all of the necessary procedure to establish the required structure to perform this. Chiudo ringraziando la commissaria agli affari interni Johansson, che è venuta qui oggi ad accompagnare la Presidente von der Leyen, il Ministro degli Interni Piantedosi, il Presidente della Regione Renato Schifani, il Vice Sindaco di Lampedusa, e voglio ringraziarlo ringraziando i cittadini di Lampedusa, con i quali stamattina abbiamo parlato. Sono persone che affrontano da sempre una situazione estremamente difficile, continuiamo a trovare persone molto responsabili, molto belle. Mi ha fatto piacere avere l'occasione anche di incontrarli, di parlare con loro. Ci siamo impegnati a rendere le loro condizioni sull'isola migliori. Lo abbiamo già fatto, come sapete, con un investimento di 45 milioni di euro per l'isola, proprio per aiutare a gestire centralmente alcune questioni sulle quali l'amministrazione comunale, essendo piccolina, può non avere le risorse e gli strumenti necessari, ma davvero li voglio ringraziare anche per la loro accoglienza in un momento difficile come questo.
I would like to close by thanking also the Commissioner for Internal Affairs, Johansson, who has accompanied President von der Leyen. I would like to thank also the other members of the delegation, Minister of Interior Piantedosi. I would like to thank the Regional President, Schifani. I would like to thank the Deputy Mayor of Lampedusa. But first and foremost, I would like to thank the population of Lampedusa, because we met them this morning. These are people who deal with difficult situations on a daily basis. They've shown a huge level of responsibility, and they are very beautiful people, and I'm very pleased that we had the opportunity to meet with them and talk with them, and we committed ourselves to try and provide them with better conditions for this island. We've already done it through 45 million euros, which have been made available, which will be helpful to manage at central level situations which, being this small local administration, might have difficulties in dealing with and tackling. Grazie mille. Presidente, prego. Thank you very much, Giorgia. Thank you very much for inviting me and Commissioner Johansson here to Lampedusa. Many thanks to the regional president and the deputy mayor for the invitation here to Lampedusa. It is very important for me to be here together with you.